Ok, sto solo cercando di capire bene la situazione. La capsula di rientro Orion entra nell'atmosfera a 40.000 km orari e quando la colpisce, l'attrito con l'aria genera un calore enorme fino a 5.000 gradi centigradi. Ok, ma la superficie del Sole è di circa 5.000 gradi centigradi. Questo è estremamente rovente e il punto di fusione dell'alluminio è di soli 600 gradi centigradi circa. L'acciaio è a circa 1500 gradi centigradi. Come mai la capsula non fonde? Ah, beh, ha uno scudo termico sul fondo ed è appesantita per garantire che il fondo rimanga rivolto verso il basso durante la discesa attraverso l'atmosfera. Ok, ma da 120 km di altitudine a 40.000 km, allora bastano solo 9 secondi per toccare la Terra. Decelerando i soli 9 secondi, sono soggetti ad una forza di 50 G che liquefarebbe i loro organi interni in una frazione di secondo. Come si spiega questo problema? Ah, beh, ok. No, arrivano facendo un angolo, non sono perpendicolari all'atterraggio, quindi toccano l'alta atmosfera a 75 miglia, ma il punto di atterraggio, o meglio l'ammaraggio, è in realtà a 1950 miglia di distanza da quel punto. Ecco un diagramma in scala di un triangolo, 75 da un lato e 1950 dall'altro. Così potete farvi un'idea mentale. Arrivano con un angolo di circa 2,2 gradi rispetto ai 90 gradi. Ok, quindi questo significa che fondamentalmente viaggiano lateralmente, ma se la parte inferiore è appesantita e viaggia lateralmente, come fa a non ribaltarsi? La geometria di un pallone da football ha la stessa parte superiore e inferiore e lo stesso asse di rotazione e ruota attorno a quest'asse, il che conferisce stabilità giroscopica per mantenere l'orientamento in volo. La capsula Orion non ha nulla di tutto questo, non utilizza propulsori né alette di controllo in volo. La parte inferiore è appesantita. Cosa le impedisce di ribaltarsi? La scienza! Va bene, va bene. Diciamo che in qualche modo riesce a mantenere il suo orientamento mentre sfreccia orizzontalmente nel cielo e che rallenta a causa dell'attrito. Raccontami di più sulla discesa. Beh, non rallenta veramente fino a 75 km di altitudine. Solo allora entra nell'atmosfera più densa e rallenta drasticamente. E poi, nel corso del tempo, raggiunge i 480 km orari e questo succede a 8 km di altitudine. Poi si apre il paracadute di frenata, in seguito si apre il paracadute principale e infine atterriamo. Sembra magico. Sappiamo dalla fisica del liceo che un oggetto lasciato cadere da 1,5 metri e un oggetto lanciato orizzontalmente dalla stessa altezza toccheranno terra nello stesso istante. Una caduta di 67 km 42 miglia corrisponde a circa 2 minuti. Con quella decelerazione sarebbero soggetti a 9 G per 2 minuti. Si può sopravvivere, ma a malapena. Ah, no, la discesa è graduale nell'arco di 10 minuti prima dell'apertura del paracadute. Abbiamo già stabilito che il fondo di questa capsula è quasi perpendicolare alla Terra, quindi come fa a generare portanza per non parlare di una velocità 5 volte superiore a quella di caduta? Scienza! Fate le vostre ricerche sulla Terra piana attraverso la preziosa e fornita pagina web Indice Alfabetico.